Salve a tutti, sono Sergio e oggi per Toys Addicted vi parlerò di una produzione Medicom Toy Corporation uscita nel dicembre del 2008. Ecco a voi Alien. Alien è inserito all'interno della serie Real Action Heroes della Medicom, che è destinata a produzioni di pupazzi che si ispirano a sceneggiati televisivi giapponesi oppure anime, ma anche e soprattutto ehm, personaggi ispirati a film di successo internazionale, come in questo caso la serie di Alien. Vediamo quali sono le caratteristiche principali dell'Alien. Innanzitutto l'altezza, che è di 30-31 cm. E poi cos'è che balza subito agli occhi? Il fatto che questo pupazzo, a differenza delle altre produzioni della Medicom, è completamente rivestito da una guaina in vinile molto morbido, che non è possibile levare, quindi diciamo il pupazzo che si trova all'interno non si può vedere, appunto le giunture sono tutte nascoste e non in vista. E, prima di passare alle articolazioni posso notare che il design è molto fedele al disegno originali di Geiger e anche al film di Ridley Scott. Non mi ricordo onestamente se la testa, il cranio fosse così trasparente da poter far vedere il teschio e questa sorta di spina dorsale. Per quanto riguarda le articolazioni, abbiamo una prima articolazione qui sul dorso del piede, alla caviglia, si può muovere sul suo asse, le ginocchia, le gambe. Poi diciamo che le articolazioni, soprattutto qui a livello del bacino, sono molto legate appunto al materiale. Questa gomma è sì morbida, però è sempre un limite per quello che riguarda le articolazioni, i movimenti che può fare il pupazzo, vedete, in questo caso. Le mani, le dita sono rigide, estraibili. Ecco, qui vediamo qual è il sistema di movimento della mano. La, la testa, qui l'articolazione del collo è piuttosto morbido e poi, come vedete, non mantiene la posizione che do io, ma ritorna sempre, diciamo, alla posizione centrale. C'è una piccola articolazione qui ai denti che dovrebbe permettere l'estrazione dei denti e quindi la famosa, diciamo, mossa fatale dell'alien. Questo non può avvenire però a mani nude perché è piuttosto difficoltoso. Io mi aiuterò con un utensile, mi raccomando non troppo appuntito perché sennò si rovina la verniciatura. Ecco, ecco qui. Questa diciamo è la lunghezza. Ecco qua. Sì, poi abbiamo la coda che al suo interno ha probabilmente un fil di ferro che riesce molto bene a mantenere la posizione che si dà con le dita. Coda molto utile anche a mantenere la posizione e non far cadere l'alien. Diciamo uno stand naturale che aiuta l'alien a mantenere la sua posizione. Poi, sì, riguardo il materiale, dicevo, è morbido, eccezione fatta del dorso, che è in, credo, PVC duro, e qui anche dietro, queste specie di prese d'aria dell'alien.
Fatta molto bene, forse i colori sarebbero potuti essere fatti meglio, la palette dei colori utilizzata è piuttosto limitata, qui il grigio è piuttosto uniforme, forse qui a livello della testa invece è uscito molto, molto meglio, ci sono diverse sfumature, qui il cranio, la trasparenza del cranio, molto bello, sì. Allora, accessori non ce ne sono, vi faccio vedere invece la scatola. Ecco, rimani qua se possibile. La scatola riprende il manifesto originale del film di Ridley Scott. Eh, è possibile aprire il pannello e qui abbiamo una vetrina in plastica e alcune immagini del robot. Come accessorio, se così si può chiamare, al proprio interno troviamo, all'interno della scatola troviamo uno stand in plastica trasparente con due ganci regolabili da queste viti, regolabili in altezza. Comunque ve la consiglio questo pupazzo della Medicom perché è davvero, davvero fatto bene. Consiglio agli amanti del film, ma anche a chi si vuole avvicinare a questo mondo della Medicom, che qui in Italia non è molto conosciuto, ma tecnicamente molto valido. Alla prossima!